Libro Il dilemma dell'innovatore. Autore Clayton M. Christensen. Oggi cercheremo di capire perché le aziende falliscono quando entrano in competizione con piccole start-up, nonostante quest'ultime abbiano meno persone e meno risorse economiche. Cercheremo di rispondere alla domanda perché spesso le grandi aziende sono costrette ad acquisire start-up con acquisizioni multimilionarie, per evitare che esse distruggano il loro mercato. Per rispondere a questa domanda, oggi analizzeremo il libro intitolato Il dilemma dell'innovatore, quando le nuove tecnologie causano il fallimento delle grandi imprese. Introduzione. Il libro è stato scritto di Clayton Christensen, definito dall'Economist il più influente pensatore di management del suo tempo e professore di Business Administration presso la Harvard Business School. Christensen inizia il libro descrivendo cos'è il dilemma dell'innovatore, ovvero la difficoltà che le grandi aziende incontrano nel mantenere la loro leadership quando devono affrontare innovazioni dirompenti. Le grandi aziende si concentrano su miglioramenti incrementali alle loro tecnologie esistenti per soddisfare le esigenze dei clienti principali e più remunerativi nel breve termine, ma questo può renderle vulnerabili nel lungo termine a tecnologie emergenti che inizialmente non sembrano competitive. Pubblicato per la prima volta nel 1997, il libro esplora perché le aziende leader nel loro settore spesso falliscono quando sono costrette ad affrontare cambiamenti tecnologici e di mercato. Christensen introduce per la prima volta in questo libro il celebre concetto di innovazione dirompente e spiega come e perché queste innovazioni, spesso provenienti da piccole aziende innovative, possono mettere in difficoltà le grandi imprese consolidate. 2. Innovazione sostenibile versus innovazione dirompente. L'innovazione sostenibile è un tipo di innovazione che ha la caratteristica di apportare migliorie incrementali e graduali a prodotti e servizi esistenti, per soddisfare i clienti attuali. Queste innovazioni vengono generalmente accolte favorevolmente dai clienti esistenti ed è solitamente perseguita dalle aziende leader per mantenere e rafforzare la loro posizione di mercato. Tipici esempi possono essere le migliorie periodiche nelle prestazioni di una fotocamera digitale o gli incrementi periodici che vediamo nelle velocità dei nuovi processori di computer. Le innovazioni dirompenti, invece, sono tecnologie che offrono un nuovo prodotto o servizio che inizialmente è meno performante rispetto ai prodotti esistenti, ma ha altre qualità che lo rendono attraente per un nuovo segmento di clientela. Queste tecnologie hanno il potenziale di poter creare nuovi mercati o trasformare quelli esistenti, con la conseguenza che, con il passare del tempo, queste tecnologie possono migliorare e soppiantare le tecnologie esistenti. Un'altra caratteristica delle tecnologie dirompenti è che spesso vengono ignorate dalle aziende leader perché inizialmente non sembrano soddisfare le esigenze dei loro clienti più profittevoli. 3. Casi, studio di innovazione dirompente. Nell'industria dei dischi rigidi, Christensen descrive come le aziende dominanti nei dischi rigidi per mainframe trascurarono i dischi rigidi più piccoli che inizialmente avevano prestazioni nettamente inferiori. Però, questi dischi rigidi più piccoli si rivelarono perfetti per il nuovo mercato dei personal computer che stava emergendo, rivolto ai consumatori invece che alle aziende, e che divenne, con il passare degli anni, l'enorme mercato che conosciamo oggi. Col passare del tempo, i dischi rigidi piccoli migliorarono a tal punto da riuscire a sostituire le tecnologie esistenti persino nel mercato delle aziende. Nell'industria degli smartphone, i primi smartphone non avevano le stesse capacità dei computer desktop in termini di prestazioni e funzionalità. Tuttavia, offrivano nuovi vantaggi come la grande mobilità e la connettività costante, caratteristiche che i computer desktop non avevano. Col tempo, il mercato degli smartphone è cresciuto e gli smartphone sono diventati potenti,
al punto da sostituire molti degli usi tradizionalmente riservati ai computer desktop e portatili, distruggendo quote del mercato del settore. Un ultimo caso di studio degno di nota delle innovazioni dirompenti è sicuramente quello delle auto elettriche. Le auto elettriche, come quelle prodotte da Tesla, inizialmente avevano una gamma limitata e prestazioni inferiori rispetto alle auto a combustione interna. Tuttavia, come ben sappiamo, le auto elettriche offrono benefici ambientali unici che le auto normali non potranno mai sostituire. Con il passare del tempo, l'industria delle auto elettriche è riuscita ad apportare miglioramenti graduali nella tecnologia delle batterie e nell'efficienza dei costi, che ha permesso loro di diventare più competitive e attraenti per un mercato sempre più ampio. Come ben sappiamo, il rischio che queste auto possano soppiantare il mercato delle auto a combustione è diventato sempre più concreto. 4. Le ragioni del fallimento delle grandi aziende. Le aziende di grandi dimensioni spesso falliscono per le seguenti ragioni. In primo luogo, tendono a focalizzarsi eccessivamente sui clienti attuali e ad ascoltare troppo le esigenze dei loro clienti principali, che chiedono miglioramenti incrementali ai prodotti esistenti, trascurando le potenziali opportunità nelle nuove tecnologie. Ascoltare i clienti esistenti è sicuramente cruciale per migliorare i prodotti attuali, però, in alcuni casi, può diventare un ostacolo se impedisce alle aziende di vedere le opportunità presentate dalle innovazioni dirompenti che inizialmente non soddisfano le esigenze dei clienti principali. Un secondo ordine di problemi che causa il fallimento delle grandi aziende è una non corretta allocazione delle risorse. Le risorse vengono allocate verso progetti con il maggior ritorno economico a breve termine e spesso non sono quelli che portano a miglioramenti tecnologici dirompenti. Un terzo ordine di problemi è caratterizzato dai processi decisionali e strutture organizzative rigide delle grandi aziende, che non favoriscono l'innovazione radicale. 5. Strategie per affrontare il dilemma. Christensen propone diverse strategie che le aziende possono adottare per affrontare il dilemma dell'innovatore. 1. Creazione di unità separate. Le aziende possono creare unità indipendenti dedicate allo sviluppo di tecnologie dirompenti, che non siano legate ai processi e agli obiettivi delle unità tradizionali. 2. Sperimentazione e apprendimento. Le grandi aziende possono cercare di adottare un approccio più sperimentale nello sviluppo di nuove tecnologie, imparando velocemente dagli errori. 3. Attenzione ai nuovi mercati. Le aziende devono guardare oltre i loro clienti attuali e considerare le potenziali opportunità nei mercati emergenti. A riguardo, è opportuno identificare e puntare ai nuovi mercati emergenti che possono trarre vantaggio dalle tecnologie dirompenti, anche se inizialmente sono piccoli o meno remunerativi. 4. Flessibilità. Organizzativa. Le strutture aziendali devono essere sufficientemente flessibili per permettere lo sviluppo e l'adozione di innovazioni dirompenti. 5. Visione strategica. I leader aziendali devono avere una visione strategica che includa la possibilità di disgregazione del mercato e prepararsi a essa. 6. Allocazione delle risorse. È importante che le aziende trovino un equilibrio nell'allocazione delle risorse tra il miglioramento delle tecnologie esistenti e l'esplorazione di nuove tecnologie dirompenti. Investire in progetti con potenziale a lungo termine è essenziale per la sopravvivenza. 7. Monitoraggio dei trend tecnologici. Le aziende devono monitorare costantemente i trend tecnologici e le dinamiche del mercato per identificare tempestivamente le potenziali innovazioni dirompenti. 8. Educazione e cultura aziendale. Infondere una cultura dell'innovazione all'interno dell'organizzazione è cruciale. Educare i dipendenti e i dirigenti sui concetti di innovazione dirompente può aiutare a creare e a far prosperare un ambiente favorevole all'innovazione. Conclusione. Christensen conclude il suo libro sottolineando l'importanza di essere proattivi piuttosto che reattivi. Le aziende che riescono a navigare con successo il dilemma dell'innovatore
sono quelle che sono disposte a sperimentare, adattarsi e investire nel futuro. Egli sottolinea che il successo a lungo termine dipende dalla capacità di un'azienda di anticipare e rispondere ai cambiamenti tecnologici e di mercato, anche se ciò significa sfidare le convenzioni e prendere decisioni coraggiose. In sintesi, le conclusioni di Christensen offrono una guida preziosa per le aziende che vogliono rimanere competitive in un mondo in rapido cambiamento, invitandole a riconoscere e affrontare il dilemma dell'innovazione dirompente attraverso strategie mirate e una visione lungimirante. Le imprese devono essere pronte a investire in nuove tecnologie e mercati emergenti, anche se questo significa rischiare i loro attuali modelli di business. Christensen sottolinea che la capacità di gestire l'innovazione dirompente è fondamentale per la sopravvivenza e il successo a lungo termine delle aziende. Impatto e rilevanza. Il dilemma dell'innovatore ha avuto un impatto significativo sul modo in cui le aziende pensano all'innovazione e alla strategia. È diventato un testo fondamentale nei corsi di business e ha influenzato sia teorici che praticanti nella comprensione delle dinamiche dell'innovazione tecnologica e del cambiamento di mercato. Questo libro rimane un riferimento essenziale per chiunque sia interessato a capire come gestire l'innovazione in un mondo in rapido cambiamento. Ciao a tutti ragazzi, vi è piaciuto questo libro? Se sì, vi invito a metterci un bel like al canale per supportare la nostra pagina. Grazie.